a Italiano con Eli. Avete difficoltà a memorizzare i verbi italiani? Vi sembra impossibile riuscire a ricordarli tutti? Ebbene, questa lezione serve proprio per aiutarvi. Sarò sincera, il sistema verbale italiano non è semplice, anzi, a dirla tutta è piuttosto complesso. Questo perché da un lato ci sono i verbi regolari che pur seguendo un modello spesso hanno delle particolarità grafiche per come sono scritti o particolarità fonetiche per come vengono pronunciati non sempre facili da apprendere. E dall'altra ci sono poi i verbi irregolari, che hanno irregolarità diverse a seconda dei modi e dei tempi verbali. La conseguenza? Imparare i verbi italiani è un lavoro molto lungo che richiede impegno e attenzione, specie nella pronuncia. Ma questo processo può essere accelerato. In che modo? Vari studi hanno dimostrato che unire elementi grafici, cioè quello che io vedo, quello che è scritto, a elementi verbali, ovvero ciò che sento, produce una memorizzazione più che doppia. Ed è proprio questo che faremo nella lezione di oggi. Lavoreremo sulla memorizzazione dei verbi che appartengono alla prima coniugazione, i verbi che escono in are, sia regolari che irregolari. Innanzitutto verificheremo se siete in grado di ricordare velocemente i verbi oppure se avete bisogno di ripassarli ulteriormente ripetendo questa sfida. Qui di fianco potrete leggere l'infinito di un verbo accompagnato da un pronome personale, ovvero dalla persona di riferimento. Voi dovrete pronunciare velocemente il verbo e per essere sicuri che la pronuncia sia corretta, segnalerò di colore rosso la vocale tonica. Facciamo un esempio. Come diventa? La risposta corretta è loro parlano. Come vedete, la prima A è di colore rosso. Questo perché la A è tonica, ovvero l'accento va proprio sulla prima A. Questa A è quella che ha l'enfasi. Infatti si dice parlano e non parlano. Errore molto frequente. Siete pronti per la sfida? Vedremo 30 verbi. Attenzione, segnate il numero di risposte corrette, così alla fine vedremo insieme il risultato. Cominciamo. Tu mangi. Lui sta. Noi viaggiamo. Tu prenoti. Loro lavorano. Attenzione alla pronuncia. Io vado. Lui telefona. Noi giochiamo. Tu trovi. Io parcheggio. Noi andiamo. Lei dà. Loro ascoltano. Noi paghiamo. Io abito. Voi cominciate. Loro
costano. Tu desideri. Questo non era facile. Noi guidiamo. Lui invia. Io pranzo. Tu vai. Loro salutano. Lui telefona. Io visito. Attenzione. Io faccio. Loro stanno. Voi fate. Loro sbagliano. Io do. Allora, com'è andata? Quante risposte corrette avete dato? Vediamo insieme il punteggio. Da 26 a 30 siete stati bravissimi, complimenti, continuate così. Da 22 a 25 è andata abbastanza bene, anche se ci sono alcune cose da rivedere. Da 18 a 21 il risultato è sufficiente e quindi ci sono vari aspetti che dovrete ripassare. Invece purtroppo se il risultato raggiunto è inferiore, più basso di 18 risposte corrette, purtroppo non avete superato la sfida. Se non avete raggiunto il risultato sperato, vi consiglio di praticare ancora. Rivedete il video sulla coniugazione dei verbi della prima coniugazione e ripetete la sfida. Potete riguardare questo video quando vi è più comodo, quando siete in macchina oppure sull'autobus, quando fate una passeggiata, mentre vi lavate i denti. Momento decisamente proficuo. Sono tutte situazioni nelle quali potete ripassare la coniugazione dei verbi italiani. Più praticate e più la coniugazione dei verbi diventerà automatica. Si tratta di rinforzare delle connessioni neurali affinché poi voi possiate parlare in modo fluente. Fatemi sapere com'è andata la sfida, quante risposte corrette, quanti errori. Questo esercizio vi è stato utile? Se sì, prendete in considerazione l'idea di iscrivervi al mio canale. Mi potete contattare qui su YouTube, ma anche su Facebook. Avrei piacere di avere da voi un riscontro. Vi ringrazio per aver guardato questa lezione e vi saluto. A presto!